bentornate sul mio canale e benvenute a tutte le nuove iscritte. Il progetto di oggi è una borsa a rete con tecnica a filet, molto particolare ma soprattutto molto facile. Ho utilizzato solo cordino, quindi nessun accessorio, e adesso vediamo nel dettaglio quale ho scelto per il progetto di oggi. Per questo bellissimo progetto ci servirà solamente del cordino, quindi non abbiamo altri accessori. Io ho scelto di crearlo con il cordino Inda di Borgo dei Pazzi nella tonalità numero 38, ma se andate appunto sul loro sito, come Inda ne trovate circa 38 tonalità, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Vi lascio anche questo codice sconto, così potete acquistare non solo Inda che vi presento oggi, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Le rocche sono da 500 grammi, quindi vi basterà abbondantemente per il progetto di oggi. E come uncinetto io andrò ad utilizzare il 3,5, ma per Inda possiamo tranquillamente utilizzare anche il 4 e il 4,5. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione del primo pannello partendo da 70 catenelle che ho già realizzato. Poi filo sull'uncinetto, andiamo sulla sesta catenella e andiamo a realizzare una maglia alta. Catenella, lasciamo una maglia sottostante, quindi in questo caso una catenella, andiamo in quella successiva e facciamo un'altra maglia alta. Catenella, saltiamo una catenella sottostante, andiamo in quella successiva e andiamo a creare un'altra maglia alta, quindi ripetiamo sempre lo stesso modulo, quindi catenella, saltiamo una catenella sottostante, andiamo in quella successiva e quindi un'altra maglia alta. E questo modulo lo andiamo a ripetere per tutta la riga e ci rivediamo a questo punto per vedere come fare il secondo giro. Completata tutta quindi questa riga, noi otteniamo in totale 33 quadratini. Adesso facciamo insieme il secondo giro, quindi catenella, voltiamo il lavoro e il giro di ritorno sarà tutta di punti bassi. Quindi il primo punto basso lo facciamo sulla maglia alta sottostante e l'altra al centro del nostro quadrato. Quello successivo sulla maglia alta e l'altro al centro. Quindi molto semplice. Lo facciamo fino alla fine e ci rivediamo a questo punto per fare insieme il terzo giro. Ho completato quindi anche il giro di ritorno, perché da adesso in poi andremo ad alternare i giri dove creiamo i quadratini con i giri di ritorno di punto basso. Quindi adesso andiamo a rifare questo giro, quindi vado a fare 4 catenelle all'inizio, perché 3 mi sostituiscono la prima maglia alta e la quarta catenella è quella di separazione, quindi le faccio, quindi 2, 3 e 4, volto il lavoro, filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e creo la maglia alta e ho creato un quadrato. Catenella, salto una maglia in quella successiva e creo la maglia alta. Vedete? Catenella, salto, vado in quella successiva e faccio la maglia alta. E così per tutta la riga. Quando poi arrivo a fine, faccio una catenella e faccio il giro di ritorno a punto basso. Quindi andrò ad alternare questa lavorazione fino alla fine. Io ho già realizzato l'altro pannello, ve lo faccio vedere. Quindi cosa facciamo? Adesso facciamo tutta questa parte prima di arrivare a fare questa, quindi in totale sono 15 quadratini, quindi saranno 30 giri.
perché ogni quadratino è fatto da 2 giri, perché c'è il giro di andata e il giro di ritorno, quindi arriviamo quindi a questa altezza e ci rivediamo per vedere come creare insieme l'ultima parte. Ho realizzato quindi i 15 quadretti, che sono un totale di 30 giri. Adesso dobbiamo creare la parte più stretta, quindi che cosa facciamo? Al solito, a fine giro, dobbiamo creare i quadretti, quindi iniziamo con le solite 4 catenelle, voltiamo il lavoro e ricominciamo con quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi andiamo a creare dei quadretti, con la differenza che ci fermiamo un po' prima, quindi in questo modo, e praticamente anziché arrivare fino a fine riga ne completiamo 20 e ci fermiamo a questo punto e vi faccio vedere come continuare a creare la parte più stretta. Realizzati quindi 20 quadretti, io non procedo e non faccio altro che catenella, voltare il lavoro e continuare quello che abbiamo fatto prima, quindi in questo caso il giro di ritorno a punti bassi, quindi eseguendo soltanto questa parte. Vedete? Quindi questa parte non viene più lavorata. Adesso noi creiamo 9 quadrati, 9 quadrettini, 9 righe di quadrettini, che sarebbero un totale di 18 righe. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questa parte per vedere come proseguire. Ho completato pure questa parte, quindi ho creato 9 quadretti. Alla fine, vedete l'ultimo giro, io non torno indietro a fare il giro di punto basso perché adesso, continuando da qui, andiamo a contornare a punto basso tutto il pannello. Quindi quando arriviamo da questa parte, il giro di punto basso verrà fatto alla fine. Quindi che cosa facciamo? Sono arrivata qui, quindi faccio una catenella ed entro in ogni spazio, quindi dove abbiamo qui lo spazio della maglia alta ne facciamo 2, poi qui ne facciamo 1 punto basso, qui ne facciamo 2, quindi il contorno sarà fatto tutto in questa maniera. Quindi dove c'è spazio qui facciamo 2 e in questo punto uno solo. Vedete? E questo sarà il nostro giro di contorno. Quindi proseguiamo in questo modo. Qui già abbiamo il punto basso, quindi facciamo un punto basso in ognuno sottostante. Nell'angolo invece andiamo a fare qui il punto basso qui nell'angolo, una catenella, un punto basso nello stesso punto e poi 2 in questo spazio, uno qui, 2 qui, esattamente come abbiamo fatto da questa parte. Poi qui facciamo un punto basso in ogni punto e la stessa cosa andiamo a ripetere qui. E in questo punto invece andiamo a fare il punto basso esattamente come abbiamo fatto il giro di ritorno. Quando arriviamo a questo punto ci rivediamo, vi faccio vedere l'asola di chiusura e poi andremo a cucire i pannelli. Ho finito quindi tutto il contorno, quindi sono partita da questa parte, ho fatto tutto il contorno a girare, quindi una volta arrivato qui ho tagliato il filo, adesso io faccio una catenella, sfilo il lavoro e adesso per creare l'asola di chiusura noi facciamo passare l'uncinetto sotto la prima maglia bassa che abbiamo effettuato e facciamo passare sotto il filo. Poi andiamo sulla catenella, facciamo passare l'uncinetto al centro e sfiliamo in questo modo il filo. Ed ecco qui l'asola di chiusura, così il lavoro, diciamo, non si vede né dove inizia né dove finisce perché abbiamo ricreato appunto un'asola. Ed ecco qui.
Adesso, prima di cucire 2 pannelli, dobbiamo creare il manico. Io già uno l'ho fatto, guardate. Io ho effettuato un manico e ho cercato di ricreare questa forma con i quadretti, in questa maniera. E come misura io non ho fatto altro che ripetere, quindi ho ripreso questa misura, quindi in totale 33 quadratini, per cui sempre partiamo da 70 catenelle, che io già ho eseguito, e si ritorna indietro, si creano questi quadratini, quindi andando nella sesta catenella rifacciamo il lavoro che abbiamo fatto all'inizio, proprio identico, solo che appunto quando arriviamo alla fine noi dobbiamo contornarlo con un giro di punto basso. Quindi io ho fatto tutta la striscia e poi sono tornata indietro a creare il contorno. Quindi adesso vado a creare quindi questo secondo manico e ci rivediamo per farvi vedere come cucire i pannelli e come cucire il manico. Completati entrambi i pannelli, adesso li dobbiamo cucire insieme. Quindi le misure finali intanto sono come larghezza 38 e come altezza, quindi nella parte più alta, è 40. Il manico è pure 38 perché, se vi ricordate, abbiamo preso la stessa misura, quindi siamo partite da 70 catenelle esattamente come abbiamo fatto per la base. Quindi adesso ci occupiamo di andare a cucire i lati tranne questi, perché questa è l'apertura della nostra borsa. Quindi prendiamo ago tira fettuccia, io mi sono agganciata qui e una volta che poi finisco di cucire rivolterò la borsa al contrario, e poi tenete presente che nello stesso modo in cui andiamo a cucire i laterali andremo a cucire anche il manico. Quindi io mi sono agganciata, qui ho preso un bel po' di filo, tolgo il mio marcapunti che mi dà il punto di inizio e vado a prendere le costine esterne del giro di contorno di punto basso e inizio a cucire. Vado in quello successivo da questa parte, prendo anche l'altra asolina di fronte e tiro per bene. Vado avanti ed eseguo in questo modo tutta la cucitura. Mi raccomando, tiriamo per bene, così viene ben solida. E procediamo per tutti i 3 lati. E allo stesso modo poi l'altro manico appunto lo andiamo a agganciare da questa parte e da questa parte. Quindi andiamo a fare la cucitura tutta da questa parte, questo lato, da questo lato, e andiamo a terminare qui. Quindi ci rivediamo a borsa completata. Progetto finito, quindi io ho terminato le cuciture, guardate, è veramente molto carina, indossata assume questa forma veramente molto particolare, può essere portata a spalla, anche a braccio. Personalmente mi piace di più a spalla, ma poi ognuno chiaramente la indosserà come meglio crede. È un progetto che si può realizzare chiaramente aumentando le catenelle iniziali, si può fare più grande, si può fare più piccola, quindi è molto versatile, ma soprattutto è facile. Quindi anche le meno esperte possono cimentarsi in un progetto a filet. Ma comunque, se avete qualche dubbio, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi, troverete del cordino Inda moltissime tonalità. Io comunque vi lascio questo codice sconto col quale potete acquistare sia il cordino che vi ho presentato oggi, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, che avete qualche dubbio, mi raccomando, mandatemi un messaggio, ma fatemi sapere soprattutto se il progetto vi è piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale, attivate la campanella perché stanno arrivando dei progetti estivi, uno più bello dell'altro. Ci vediamo alla mia prossima creazione.